Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice e la carta della stella. Ragazzi, potrebbe essere un momento dove si concretizzano nuovi obiettivi. Diciamo che con la carta dell'imperatrice si parla di qualcosa di, appunto, di concreto, di stabile, di materiale, e la stella ci parla di obiettivi futuri, di desideri, di sogni anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie del mese. Partiamo con una regina di spade, un asso di spade, abbiamo un fante di spade, un 8 di denari, la stella nuovamente, abbiamo la carta del mondo, un 4 di denari e un re di spade. Devo dire che avete tante spade. Può essere un periodo molto determinato. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, guardiamo un po' l'energia generale del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere l'amore, il lavoro, i soldi, insomma andiamo a vedere un po' tutti i settori. Allora, partiamo da questa regina di spade che secondo me indica una certa determinazione da parte vostra nel mese di ottobre. Qui abbiamo un 8 di bastoni e un re di pentacoli. Può esserci un qualche tipo di comunicazione, qualche tipo di notizia che potrebbe arrivare inizio mese e con l'asso di spade potrebbe anche essere una comunicazione che voi andrete a fare. Allora, l'asso di spade è spiegato dall'appeso al contrario e dalla carta della giustizia, ragazzi. Quindi può esserci un movimento, un momento dove si delimita il prima e il dopo. Tenete presente che anche la giustizia ha la spada e taglia, esattamente come l'asso di spade. Quindi l'appeso al contrario ci dice che c'è come uno sblocco in qualche tema che viene a galla, secondo me. Tenete presente che con la carta della giustizia, se per caso aveste dei temi burocratici, di solito si risolvono a favore del consultante. Quindi potrebbero essere effettivamente, diciamo così, delle vittorie da parte vostra se avete temi legali in atto. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 5 di coppe, un 10 di coppe e un asso di spade nuovamente. Io credo che possa essere qualche comunicazione importante, qualche presa di coscienza. Tenete presente che il fante di spade è colui che osserva, colui che raccoglie i dati, dopodiché c'è come questa chiarezza mentale, questa verità che viene a galla, questa presa di consapevolezza. Andiamo a vedere l'otto di denari. Re di spade, nuovamente,
e 8 di coppe. L'8 di denari è una carta che mi parla di quotidianità e io credo che ci sia come un movimento, grazie a questa presa di consapevolezza, verso una qualità di vita migliore, verso quello che è una maggiore organizzazione dei vostri progetti, del vostro tran tran quotidiano, anche del vostro tempo proprio. Cioè, come se ci fosse una sorta di restyling, il tempo che devo a me, il tempo che devo alla famiglia, il tempo che devo al lavoro. Insomma, è come se ci fosse un riposizionamento delle fasce orarie, come questa sensazione. Andiamo a vedere la stella. 4 di denari e 6 di bastoni. Qui c'è qualcuno che è molto attaccato a un sogno, a un desiderio, a un obiettivo e avendo anche l'8 di pentacoli ho come la sensazione che qualcuno si metterà con tutte queste spade che indicano proprio la determinazione a raggiungere l'obiettivo e io sento che in questo periodo anche il re di spade vi verrà utile perché farete come dei progetti, dei programmi, delle liste, dei budget, cioè è come un studiare a tavolino quello che vi serve per portare a compimento questo progetto. Vi dico che c'è un 6 di bastoni, quindi è facile, come vi dicevo prima, che si concretizzi qualche vostro desiderio, perché il 6 di bastoni è una carta di successo, è una carta di ufficializzazione, è una carta di qualcuno che raggiunge risultati. Andiamo a vedere il mondo, che è un'altra carta di raggiungimento di risultati, di raggiungimento di obiettivi. Abbiamo un 7 di spade e un 10 di pentacoli. Datemi una carta per il 7. Temperanza. C'è come qualche cosa che dovete ammettere, se vogliamo, a voi stessi. Diciamo che il 7 di spade è una carta di bugie, è una carta di avidità, è una carta di qualcuno che vuole tutto e che farebbe di tutto per ottenere quello che vuole. Vi ricordo che voi avete comunque 2 volte la carta della stella, quindi c'è un obiettivo effettivamente che andrete a puntare nel mese di ottobre. Andiamo avanti, vediamo il 4 di denari. Carro. E sole. Ragazzi, il 4 di denari in questo caso potrebbe parlarmi di un distacco che potreste vivere nel mese di ottobre e vi dico questo perché c'è anche un carro, dov'è che avevate un 8 di coppe, quindi ci può essere come un distanziamento o un distacco da certi personaggi per qualcuno, magari sono persone vicine a voi, magari con la carta del sole sono amici, sono parenti, ma potrebbe essere anche un mi stacco da quello che è il passato, da quello che sono le mie idee, quello che pensavo, come agivo, come vedevo la realtà. Questo ve lo dico perché avendo un 7 di spade ci potrebbe essere qualche, diciamo, illusione. Andiamo a vedere anche il re di spade. Allora abbiamo la torre, di nuovo, morte e asso di coppe. Guardate, riconfermo, ribadisco questa sorta di distacco perché sia la carta della torre che la carta della morte sono carte di tagli, sono carte che distruggono quello che già c'era, però guardate, poi c'è un asso di coppe, quindi è come se ci fosse un nuovo inizio promettente. Quindi c'è una verità che viene a galla, c'è una qualche presa di consapevolezza che farà sì desideriate cose nuove e da lì secondo me con il giusto distacco dal passato, da quello che è stato,
riuscirete ad avere questo nuovo inizio di cui ci parla l'asso di coppe. Credo che potrebbe anche essere un inizio concreto, perché qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora, signori, parliamo di lavoro. Per chi fosse senza lavoro, c'è un nuovo inizio. Io vedo come se ci fosse un qualche cosa che si sblocca ed effettivamente c'è un nuovo inizio. Per qualcuno si tratta di qualche cosa di concreto, di qualche cosa di duraturo e di un contratto stabile. Magari non sarà subito a tempo indeterminato, però secondo me ci sono buone probabilità di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, cioè se volevate, non lo so, iniziare un lavoro entro ottobre in un determinato settore, ci riuscirete. Sento come, diciamo che con la carta della torre dovete un po' pulire la mente dai pensieri negativi, da quelle che sono le vostre credenze limitanti. La torre è una carta che viene per distruggere quello che per noi era certo, proprio per darci la possibilità di reinventarci. E con queste due carte a fine lettura, morte e torre, secondo me c'è un taglio, avete anche il re di spade sotto, c'è un taglio netto con il passato, proprio per favorire questo nuovo inizio. Quindi qualsiasi lavoro abbiate cercato fino ad adesso, sento che potrebbe essere un nuovo lavoro che non c'entra niente con i curriculum che avete mandato fino ad ora. Per le persone che sono in un lavoro dipendente, allora io credo che qualcuno potrebbe avere una promozione, un cambio in quello che fa, potrebbe essere, come vi dicevo prima, un cambio a livello di tempi, quindi magari potrebbero cambiare i turni di lavoro, potrebbe cambiare il giorno di riposo o i giorni di riposo, adesso dipende da che lavoro stiate facendo, o penso che potrebbe anche cambiare il settore nel quale avete lavorato, cioè avete lavorato per esempio per anni in produzione e adesso vi mettono da un'altra parte, magari qualità, perché avete lavorando anni e anni nella produzione, avete già visto tutti i pezzi, per esempio tutti i prodotti, sapete benissimo che cosa va bene, quali prodotti non vanno, che cosa bisogna togliere, i difetti e tutto quanto, e quindi è come se vi spostassero in qualche cosa di migliore. Nel reparto qualità potrebbe tranquillamente essere. Potrebbe anche essere qualche cosa che ha a che vedere con i clienti, vi dico. Adesso dipende sempre da che cosa fate voi. Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Per le persone che sono autonome, sento che è arrivato il momento di puntare in alto, è arrivato il momento di buttare fuori tutto quello, tutte le vostre idee, tutte le vostre ispirazioni. È come se fosse giunto il momento di metterle in pratica, appunto, di concretizzare quelli che sono i vostri sogni. C'è un nuovo inizio anche per voi, perché c'è comunque un asso di coppe, ma è come se si dovessero destrutturare le vecchie strutture lavorative. Vi faccio un esempio. Voi lavorate facendo, non lo so, 10 ore al giorno e è ora di, per esempio, smettere di lavorare così tanto e magari assumere qualcun altro, magari iniziare a collaborare con qualcuno che possa alleviarvi di un po' di carico lavorativo. Se parliamo di soldi, allora, se avete degli investimenti già in atto, sento che potrebbero arrivare dei buoni risultati in questo mese, però, allora, uno, potrebbero esserci delle spese impreviste per la famiglia. Potrebbero esserci delle spese impreviste per la salute, nel senso che magari qualcuno, non lo so, inizierà un percorso di agopuntura, piuttosto che inizierà un percorso di purificazione, insomma è come se per prendervi cura di voi stessi doveste investire del denaro in più. C'è come una sorta di percorso per stare meglio. Per qualcun altro devo dire di fare attenzione a chi vi è vicino, perché soprattutto se dovete firmare, visto che prima parlavamo di questa giustizia, se dovete firmare contratti, se dovete fare accordi, se sono collaborazioni, qualsiasi cosa
dobbiate firmare, c'è la giustizia, ma c'è anche il 7 di spade. Quindi fate attenzione perché potrebbero esserci furti, potrebbero esserci delle fregature lì, diciamo, nascoste. Il re di spade potrebbe essere un consulente, un avvocato, qualcuno che effettivamente vi dà la possibilità di tagliare, di buttare giù certe credenze e di iniziare in modo sereno il vostro nuovo percorso. Per quello che riguarda i single. Allora, secondo me c'è una relazione che potrebbe iniziare. Devo dire che potrebbe anche essere una persona con la quale vi trovate molto molto bene a parlare, come se ci fosse feeling a livello intellettuale. Ora, cercate di non fasciarvi la testa prima di rompervela, nel senso che qualcuno di voi penserà di avere chiara la situazione, ma invece non sarà così. Dovete arrivare a questa morte, a questa torre, per rendervi conto di com'è realmente la situazione. Nonostante con questa persona si parli di tutto e possa sembrare sincera, sento come se ci fosse un qualche cosa che ancora non viene detto per X motivi, per paura di deludervi, perché non è il momento, perché questa persona è riservata e non se la sente di rivelare cose personali. Insomma, però è come se non tutto, anche se qui avete 2 assi di spade e l'8 di bastoni, sento che non tutto verrà subito a galla. C'è qualche cosa ancora che potreste scoprire a fine mese. Per le persone che sono occupate, fidanzate, sposate, devo dire che è un periodo per mettere le cose a posto. Qualsiasi sia il tema tra voi e il o la partner, è ora di mettere delle regole nella relazione. Sento che qualcuno dirà una cosa del tipo o si fa così o niente, oppure potrebbe essere, guardavo se avevate un 2 di coppe, ma no, non ce l'avete. Sì, ho come l'idea che tirerete fuori degli argomenti spinosi ed è come se voleste arrivare ad un dunque, arrivare appunto ad una concretizzazione, a un fatto definito. E vi dico anche che, avendo la giustizia e i 2 assi di spade, per qualcuno potrebbe essere importante regolarizzare magari questioni economiche, piuttosto che questioni inerenti alla casa. Ci sono come delle regolarizzazioni da dover effettuare in questo mese. Per chi è in una situazione a 3 o in una relazione che non si capisce bene, anche qui c'è bisogno di fissare delle regole, c'è bisogno di parlare. Fate attenzione perché nonostante nel mese di ottobre vengano fuori tante cose nuove, ci si possa confrontare e si possa effettivamente con questo confronto creare un nuovo equilibrio, fate attenzione perché avete comunque questo 7 di spade che mi dice con la torre e la morte alla fine che qualche cosa potrebbe rimanere nascosto durante il mese di ottobre, ma saltare fuori alla fine del mese. E anche qui, con questo re di spade sento che potreste decidere di dare come un ultimatum all'altra persona. Per quello che riguarda la famiglia, devo dire che secondo me è un periodo abbastanza sereno. Potrebbe richiedere un po' più di tempo la famiglia, che sia quella di origine o che sia quella che avete creato, ma semplicemente per coltivare questa famiglia, per coltivare il tempo insieme. Cioè non che ci siano dei particolari problemi, semplicemente sarà un mese dove la famiglia vi assorbirà effettivamente, c'è come da essere presenti in ambito familiare. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Rinascita,
che è un 10 di spade, che è l'arcano minore della morte. Poi abbiamo divertimento, che è un fante di bastoni, e momento per momento, che è un 2 di pentacoli. Cioè io credo che questo mese sarà un mese appunto all'insegna della rinascita, all'insegna del movimento, all'insegna della scoperta, delle nuove avventure, dei nuovi obiettivi. È un mese rivelatore, ok, forse si dice così. Questa carta vi invita però a fare un passo per volta, cioè a non fasciarvi tutto, aspettate, a non fasciarvi troppo tutta la testa. Andate avanti momento per momento. Come vi dicevo, ci sono come dei temi per quello che riguarda diciamo lo svolgimento orario o il modo in cui la vostra giornata si sviluppa. Secondo me potrebbero esserci come dei cambi in quel senso, potrebbero esserci spostamenti non preventivati che vi spostano dai vostri programmi normali. Ecco, è importante la flessibilità in questo caso e fare una cosa per volta, momento per momento, appunto. Andiamo a vedere, ok, altri due oracoli. False promesse, il mese che viene, e qui abbiamo un 7 di spade. Io credo che in tutto questo svelarsi delle cose, perché appunto abbiamo un 8 di bastoni e due assi di spade, qualche cosa potrebbe, come vi dicevo anche prima, non essere completamente reale, ma arriverete a fine mese e ve ne accorgerete perché c'è la torre, cascano le idee illusorie. E poi abbiamo il lavoro collettivo e parla di primavera. Quindi può essere, ragazzi, che tutto questo, diciamo, lavoro che state facendo adesso di regolarizzare, di reimpostare gli orari, reimpostare lo stile di vita, i ritmi di vita, possa portare in un futuro ad un lavoro collettivo. Qui ci parla della primavera, quindi si tratta di un semestre, più o meno. Andiamo a vedere ancora una fatina, vediamo che cosa vi dice. Realtà. Questa fatina si sta specchiando nell'acqua, però tenete sempre presente che quando noi ci specchiamo, che sia nell'acqua che sia in uno specchio, l'immagine è distorta. Ma anche qui, con la torre e la morte, cadranno queste immagini illusorie, queste realtà illusorie, queste false promesse. Queste false promesse potreste essere anche voi a farle a voi stessi. Mi prometto, sapete no? Mi prometto che non mi innamorerò più, mi prometto che non mi farò più fregare, mi prometto che... Però poco vale promettere a se stessi queste cose quando non si cambia il proprio schema di comportamento, che è quello che farete comunque con la torre, perché la torre rompe gli schemi di comportamenti obsoleti che non servono più. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. La stessa cosa la potete fare anche per conto vostro attraverso l'abbonamento. Nella sezione degli abbonamenti tratto vari temi, metafisica, metamedicina, le credenze limitanti, ci sono le meditazioni per pulire il campo energetico. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così perlomeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!